Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia, tendenze energetiche per la primavera 2023. Grazie. Abbiamo la carta della temperanza, amici della bilancia. Quando c'è la carta della temperanza si parla sempre di un periodo di guarigione, di un periodo di riequilibrio tra quello che è la sfera mentale e la sfera emotiva. È anche una carta che parla di pazienza, è una carta che parla per certi versi anche di un recupero proprio a livello fisico, magari di una degenza che sta giungendo a termine, di una fase di recupero che sta giungendo appunto alla fine. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto come sempre vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi semplicemente prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate il link al corso gratuito di tarocchi, il link ad un video che spiega come unire il significato di più oroscopi e trovate anche la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Iniziamo con una regina di bastoni, la carta del matto, ruota della fortuna, asso di denari, 4 di denari, 5 di denari, 8 di denari. Wow ragazzi. Re di spade, 3, no scusate, gli amanti e asso di spade. Wow. Ragazzi, la regina di bastoni mi dice che è una vostra fase di potere, guardate, vi sento veramente alla grande, una vostra fase di potere personale. Può essere anche una persona che magari si avvicina a voi, potrebbe essere anche una persona da un punto di vista romantico, anche se vi dico la verità che con tutti questi pentacoli lo sento poco, ma per qualcuno potrebbe risuonare. Sta di fatto che con la carta del matto ci sono nuovi inizi, nuove avventure, nuovi percorsi, veramente genuinità, fiducia nella vita. E poi abbiamo anche la ruota della fortuna, cioè veramente, quindi cambi, inizi, chiusure di cicli, può anche fare riferimento a qualche ciclo di tipo karmico, eventualmente la ruota della fortuna, può far riferimento a vincite al gioco, premi, risultati raggiunti, aiuti inaspettati. C'è qualcosa che qui tendenzialmente potrebbe cambiare e sento che fa riferimento alle finanze, al lavoro o qualche cosa che riguardi i possedimenti materiali, ragazzi. Devo dirvi che allora, quando c'è il matto, c'è sempre questa energia. Il matto ricorda molto ehm, l'energia entusiasta dei bambini che sono curiosi, che sono presi dall'impulso, non pensano, semplicemente vanno in avanti e la sensazione è che questo matto vi porti un po' troppo con l'energia tra le nuvole, mentre l'asso di denari al contrario vi indica proprio che avete bisogno di radicare questa energia perché è quello che non si sta facendo, non si sta mettendo le radici per andare avanti in quello che sarà il cambio che vi prospetterà la ruota della fortuna a fine primavera. Poi andiamo a vedere meglio con i mini tarocchi se riesco a darvi qualche informazione in più, qualche dettaglio in più, ok? Ehm, devo dire che molto ho la sensazione che dipenderà dalla situazione economica in cui siete adesso. Cioè, questo nuovo inizio probabilmente potrebbe essere poco concreto perché per concretizzarlo bisogna investire. Che sia una casa, perché questo è un 4 di pentacoli, ok? Quindi se a voi vibra come una situazione, diciamo, di tipo romantico, e qui comunque abbiamo gli amanti dove arriviamo, sia che sia una situazione appunto a livello lavorativo, c'è qualche questione legato alla residenza, alla casa, al proprio polmone di denaro che
si sta, come dire, sovrapproteggendo, mi viene da dire, e questo perché probabilmente con questo 5 di pentacoli o avete già avuto brutte esperienze, oppure perché avete fondamentalmente una paura di fare un cattivo investimento piuttosto che un buco nell'acqua. Se per esempio fosse un nuovo progetto. Potrebbe essere per qualcuno un progetto di tipo sociale o un progetto dove vi mettete, diciamo, in primo piano. Per molte persone si tratta di parlare ad un pubblico, sento molto i social, ragazzi, quindi qualcosa che ha a che vedere con la comunicazione online. E vi dico questo perché c'è anche la regina di spade e l'asso di spade, quindi sono due carte che comunque hanno a che vedere con la mente e le parole. La regina di spade è quella che organizza, pianifica quello che è il lavoro che va fatto per concretizzare questo seme, ok? Il lavoro quotidiano, il lavoro costante. Se per esempio fosse una relazione, si tratta di nutrire la relazione giorno dopo giorno con questo 8 di pentacoli, ok? Se foste senza lavoro, vi dico che il lavoro sta per arrivare, c'è questo nuovo inizio. Guardate, avete un'abbondanza di denari, devo dire. Nuovi inizi e poi soprattutto avete la ruota della fortuna e il matto, anche qui asso e questo è uno zero, però comunque è una carta di nuovi inizi e anche questo asso qui, nuovi inizi. E la regina di spade, come vi dicevo, vi consiglio un po' di fare dei piani, di organizzare, di controllare i conti, di fare delle liste, di pensarla come se fosse una partita a scacchi. mm? Tipo, che cosa potrebbe fare, non lo so, l'avversario piuttosto che il pubblico, piuttosto che nel caso io facessi così? Perché poi comunque, ripeto, le due carte che sono arrivate sono belle di per sé, perché è come se ci fosse una comunicazione a un nuovo tipo di relazione. Qualcuno potrebbe comunicare di essere innamorato, qualcuno potrebbe comunicare una scelta, perché vi ricordo che anche gli amanti fa riferimento a una scelta tra il vecchio e il nuovo. Qui abbiamo la ruota della fortuna, ci sono tanti assi e c'è la ruota della fortuna, quindi ci sono dei cambi in vista. Sempre tutto nell'equilibrio, devo dire, e nella pazienza, perché avete tutte carte splendide. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, così riesco a dirvi qualche cosa di più. Questa regina di bastoni. Abbiamo un 5 di coppe e un 3 di coppe al contrario. Potrebbe essere una persona vicino a voi, magari un amico, un'amica. Qui ragazzi, vedendo questo 5 di coppe, ho come la sensazione che o potreste pentirvi di aver dato confidenza a una persona o di esservi fidati di una persona, oppure per qualcuno si tratta di aver perso un'amicizia, magari perché c'è stato un trasferimento o magari perché semplicemente ad un certo punto della vita ci si perde di vista. Andiamo a vedere il matto. Se foste voi, però, questa regina di bastoni mi indica come se avete bisogno di divertirvi un po', ok? Avete bisogno in questa primavera di ritornare nel mondo sociale, di ritornare alla vita, di divertirvi, di far festa, di chiacchierare, di confrontarvi con persone che la pensano come voi. Siete un po' carenti, se vogliamo, dal punto di vista dell'amicizia, la sento un po' così. Fatemi sapere poi nei commenti se vi risuona. Allora, per il matto invece abbiamo la carta del giudizio, la carta della luna e il fante di coppe. Quindi, nuove idee, nuovi inizi, come vi dicevo, nuovi, ma giudizio e luna sono due carte, ragazzi, che vicino al fante di coppe mi dicono fortemente che c'è qualcuno che potrebbe ritornare dal passato. Può essere la persona che avete perso con il 5 di coppe, questa amicizia, però ho come la sensazione che a metà primavera ci sia come un nuovo inizio o un riavvicinamento di qualche persona che veramente non vedevate da tempo ed essendoci il fante di coppe può essere qualcuno che venga a chiedervi scusa e da lì poi le cose cambiano. Andiamo a vedere questa ruota della fortuna, l'appeso e il mago. Ragazzi, fine primavera,
cambiano i giochi, cambiano le carte in tavola, la ruota della fortuna segna quello che è un prima e un dopo, l'appeso arriva per sbloccare la realtà che voi volete manifestare con questo mago. Wow, super wow. Andiamo a vedere l'asso di denari. La stella e il re di coppe. Ho come la sensazione che questa relazione o progetto non si possa concretizzare perché manchi un po' la speranza di arrivare a fondo, mm, sì, di far maturare un sentimento, mi viene da dire con il re di coppe, perché fa un po' riferimento a quello, o di far maturare la situazione prima di partire, come se mancasse qualcosa. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Fante di spade al contrario e 5 di bastoni. Ho la sensazione, ragazzi, che qui vi stiate difendendo da qualcuno. Stiate difendendo la vostra zona di comfort, la vostra zona di sicurezza da qualcuno. Sapete che prima vi ho detto che il 4 di pentacoli può riguardare la casa, può riguardare i propri averi materiali o anche il proprio tempo, ma la protezione non è nei confronti di qualcosa, ma è come se vi steste proteggendo da qualcuno, come questa sensazione. Andiamo a vedere il 5 di denari. Carro e 7 di coppe. È come se allora, questo vostro stato d'animo, che è un 5 di pentacoli, quindi è uno stato di carenza, di tristezza, di delusione fondamentalmente, è come se vi desse la possibilità di prendervi il tempo di valutare attentamente quello che avete davanti, quelle che sono le idee, quelle che sono le proiezioni, quelle che sono le illusioni. Ho come la sensazione che valuterete, perché qui ricordo che avete la luna, anche la luna parla di proiezioni. Quindi è come se il fatto di aver ricevuto una delusione, magari da parte di questa regina di bastoni, che come dico sempre è un'energia, non è detto che sia una donna, può anche essere un uomo, con un'energia seduttrice, ipotesi, è come se l'aver ricevuto questa delusione in questo momento fosse un vantaggio per voi, perché è come se vi desse la possibilità di valutare attentamente quello che l'altra persona dice. Andiamo a vedere l'8 di pentacoli. Abbiamo un 4 di bastoni e un sole al contrario. Allora, come vi dicevo, se siete senza lavoro, ragazzi, con un 8 di pentacoli e un 4 di bastoni, qui arriva il lavoro. Questa primavera, il 4 di bastoni è un contratto proprio, è un contratto ufficiale, un contratto firmato. Può essere che non sia un contratto stabile tanto quanto quello dell'imperatore piuttosto che quello del papa, però è un contratto che porta la stabilità, ok? Vi dico, avendo anche il sole al contrario, non è proprio qualche cosa che vi porti all'abbondanza, ok? Ma è qualcosa che perlomeno vi permette di stare in equilibrio, vi permette la stabilità. E se per caso fosse una relazione, cioè per voi vibrasse molto di più come una relazione romantica, con il 4 di bastoni, ragazzi, si potrebbe trattare di una convivenza. Andiamo a vedere la regina di spade. Re di bastoni, 10 di spade, cavaliere di bastoni e regina di bastoni, quindi re e regina di bastoni. La regina di bastoni ce l'abbiamo già anche qui. Ragazzi, allora, noto che abbiamo re, regina e cavaliere di bastoni e un 10 di spade.
Il 10 di spade è l'arcano minore della morte, quello che taglia, quello che non serve più. Si chiude un ciclo e la regina di spade è qui proprio per quello. Probabilmente, se fosse per esempio una relazione mm, sia lavorativa ma anche romantica, è come se ci fosse una sorta di nucleo da dover lasciare indietro. Può essere, se la regina di bastoni per esempio fosse vostra madre, può essere il vostro gruppo familiare, o meglio, le idee che vi siete creati in famiglia hanno bisogno di essere tagliate, dovete iniziare a pensare con la vostra testa. Se fosse per esempio una relazione romantica, è come se ci si dovesse riprendere un po' il proprio potere personale da un lato e dall'altro rendersi conto che l'altra persona, ragazzi, è più immatura di voi, cioè con tutta la buona volontà che questa persona ci può mettere, ho come la sensazione che questa persona abbia bisogno di essere accompagnata. Andiamo a vedere l'asso di spade e diamanti. Regina di coppa al contrario e asso di spade nuovamente al contrario. C'è bisogno di comunicare, ragazzi, di dire qual è la vostra opinione, di dire qual è il vostro pensiero e per qualcuno si tratta proprio di scegliere, di lasciare indietro qualcuno o qualcosa. O quello che fa venire fuori questo 5 di bastoni, quindi queste dispute, questi litigi. Una carta ancora per gli amanti. 5 di denari nuovamente che ce l'avevamo qui e il 2 di spade. Sì, di nuovo, scelta, bivio, delusione. Probabilmente è un po' come se tutto questo movimento, queste persone, la sensazione di aver perso qualcuno, la persona che potrebbe tornare, le dinamiche che cambiano, sia che sia, ripeto, a livello lavorativo o a livello emotivo, è come se il periodo della primavera, portando tutte queste novità, questi cambi, vi desse la possibilità di capire in che direzione andare, valutando bene tutte le possibilità che avete, lavorando duro per quello che volete ottenere e tagliando quello che non serve più. Qui si tratta di fare una scelta per voi stessi, perché avere la regina di coppa al contrario vuol dire che siete in una sorta di alto e basso emotivo molto forte. E se questo alto o basso emotivo dipende da una persona che vi crea delusione, qui si tratta di scegliere che paletti mettere, se continuare con questa persona o no, se vi sta bene il tipo di relazione che si è creata, se meritate di più, ok? Anche a livello lavorativo, ovviamente. D'accordo, andiamo a vedere ancora un oracolo. Fatemi sapere comunque nei commenti come vi risuona. Però guardate, avete questa ruota della fortuna e tutti questi pentacoli. Ho come la sensazione che la situazione economica di sicuro vi lascerà sereni, non tranquilli, proprio sereni. Ok. Allora, questa carta parla di visioni, di intuizione, qui avete la luna, qui avete la carta del giudizio che parla di illuminazione, di idee, ok? Quindi è un po' il farsi guidare dai vostri sogni, sia quelli che ci sono ad occhi aperti che quelli che avete ad occhi chiusi. E poi, wow, mi manca la carta, eccocela, la carta della stella. Perché poi abbiamo anche questa carta, che è la carta dei Re Magi fondamentalmente, vi dice che c'è dentro di voi una chiarezza mentale, proprio perché si va verso quello che è l'equilibrio, no? I Re Magi, ragazzi, per trovare, non avevano Google Map, ok? Quindi seguivano la stella polare ed è quello che vi dice la carta della stella. Seguite la vostra stella polare, il vostro nord, il vostro obiettivo, la vostra capacità intuitiva, le vostre visioni, il vostro essere ricettivi. Fidatevi del vostro intuito, non sbaglia mai. Un'ultima carta con le fatine. Jolly, bellissima. Guardate, devo dire che avrete un periodo bello perché anche questa fatina che ha la chiave in mano vi dice un po' che avete la piena capacità mentale, la saggezza, la chiarezza mentale di fare quello che volete
quello che volete voi, c'è il mago, c'è la capacità di manifestazione, avete tutte le risorse e le doti per manifestare la realtà che voi desiderate. Mm? Bene, amici della bilancia, bellissimo periodo. Se vi è piaciuta la lettura potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto sapete che per me è importante e difatti voglio ringraziare tutti quelli che supportano il canale. Io vi auguro una splendida primavera, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!